Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come terminare i sandaletti che vi ho mostrato l'altra volta. Allora, come potete vedere un sandaletto l'ho già quasi terminato. Adesso vi spiego come cucire la parte del cinturino, questa parte, e poi vi spiego come rifinire il tutto. Allora, come prima cosa tolgo questo marcapunto perché non mi serve più. Adesso questo filo lo tengo per cucire mentre questo filo lo vado a nascondere, quindi prendo un ago, lo inserisco qui. Giro questa parte del cinturino dal rovescio e passando attraverso le varie linettine dei punti bassi vado a nascondere questo filo. Così. Adesso per non rendere troppo lungo il video finisco di nascondere questo filo dopo e vado avanti con la spiegazione. Quindi cosa faccio? Prendo l'altro cinturino, quello dove ho lasciato il filo più lungo, e vado a posizionare il cinturino così. Adesso cosa faccio? Prendo la parte di filo lasciata da parte e qui inserisco un ago. Adesso cosa faccio? Vado a cucire all'incirca 5-6 punti, quindi entro subito qui nel primo punto basso disponibile e faccio passare il filo. Tiro bene il tutto. Adesso entro nel corrispondente punto sul cinturino di sopra, così, e tiro bene il filo. Adesso cosa faccio? Rientro nello stesso identico punto dove mi sono agganciata sul cinturino di sotto ed entro proprio nel centro del punto in questo modo ed esco nel punto successivo sempre nel centro, così, e faccio passare il filo e tiro bene. Adesso entro nel secondo punto del cinturino di sopra e faccio passare il filo. Come potete vedere qui ci sono le catenelle dentro soltanto in un punto e non faccio come per la parte di sotto che è composta da punti bassi. Adesso entro nel punto successivo sempre sul cinturino in alto, poi entro nella parte di sotto sempre entrando prima nel centro del punto successivo e poi esco sempre nel centro del punto dopo. E tiro bene il filo. E adesso semplicemente, utilizzando sempre la stessa tecnica, continuo a cucire altri 3 punti. All'incirca vi ho detto, devo cucire 6 punti.
Ok, ho cucito i miei 6 punti, adesso cosa faccio? Rientro nel punto sottostante e faccio uscire l'ago nella parte posteriore del cinturino, sul rovescio, e adesso vado semplicemente ad assicurare la cucitura con un nodino. Quindi entro in una qualsiasi linguettina dell'ultimo punto basso cucito e faccio un nodino. Adesso per sicurezza faccio un altro nodino e poi non mi resta altro da fare che nascondere questa codina, sempre nello stesso modo, ossia passando attraverso le varie linguettine dei punti bassi vicino alla cucitura. Ok, adesso taglio la parte in eccesso e questo è il risultato. Guardate che carino. Allora, adesso, prima di andare avanti con la spiegazione, nascondo il filo che vi ho fatto vedere prima e quest'altro filettino rimasto. Noi ci rivediamo tra un pochino, così vi faccio vedere come andare a rifinire tutto il sandaletto. Allora, come potete vedere ho nascosto tutti i fili rimasti, adesso vi spiego come contornare tutto il sandalino e vi faccio vedere questa prima parte, poi il procedimento è sempre lo stesso. Quindi cosa faccio? Prendo sempre il filato multicolor, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno, sempre il numero 2, e cosa faccio? Prendo il sandalino e parto da questa parte, entro nel primo punto basso disponibile e mantenendo bloccati i fili lavoro un punto bassissimo. Così. Ed ecco il risultato. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo e semplicemente continuo a lavorare un punto bassissimo per ogni punto basso disponibile. Ok, come potete vedere sono arrivata in prossimità della parte, diciamo, aperta. Quindi adesso cosa faccio? Entro qui dove c'è il punto basso, vedete qui, e lavoro un punto bassissimo. Adesso qui ci sono tutte le catenelle lavorate per il cinturino e cosa faccio? Entro in ogni singola catenella e lavoro un punto bassissimo.
Ok, ho terminato di ripassare tutte le catenelle e questo è il risultato. Adesso devo andare a ripassare la parte della cucitura, quindi entro qui nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto basso successivo e lavoro un secondo punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella per coprire la parte della cucitura, poi entro qui nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto bassissimo. Entro nel secondo punto basso disponibile, mi raccomando allargate bene i punti e lavoro un punto bassissimo. Adesso semplicemente vado a lavorare un punto bassissimo per ogni punto basso disponibile. Quindi adesso vado avanti a lavorare tutto il resto del cinturino fino ad arrivare qui alla parte finale dove noi ci rivediamo per vedere come continuare la rifinitura. Allora, come potete vedere sono andata avanti a lavorare a punto bassissimo tutto il resto del cinturino e sono arrivata qui in prossimità della fine. Adesso cosa faccio? Entro qui nel primo punto basso disponibile e lavoro un punto bassissimo. Entro nel secondo punto basso disponibile e lavoro un secondo punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Entro qui nella prima catenella disponibile e lavoro un punto bassissimo e poi lavoro 3 punti bassissimi, uno per ogni catenella disponibile. Adesso sono arrivata in prossimità della parte della, diciamo, zampina del cinturino, questa parte. Cosa faccio? Semplicemente entro in ogni punto basso di ogni riga e lavoro un punto bassissimo. Quindi lavoro un primo punto bassissimo, entro nel punto basso sottostante e lavoro un secondo punto bassissimo, punto basso sottostante e lavoro un terzo punto bassissimo, punto basso sottostante e lavoro un quarto punto bassissimo, punto basso sottostante e lavoro un quinto punto bassissimo, punto basso sottostante e lavoro un sesto punto bassissimo, punto basso sottostante e lavoro un settimo punto bassissimo e punto basso sottostante lavoro un ottavo punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella e taglio il filo. Ne lascio un pochino in modo tale poi da non avere difficoltà a nascondere questo filo. Quindi sfilo l'uncinetto ed ecco qui il risultato. Vedete, ho ripassato la prima parte del sandalino e già, vedete, la struttura è molto più solida rispetto a prima. Quindi oltre ad essere una rifinitura serve anche per dare maggiore stabilità al sandalino. Adesso con la stessa tecnica vado a ripassare tutta questa parte, quindi lavoro sempre 8 punti bassissimi e poi un punto bassissimo per ogni catenella disponibile. Mi raccomando, parto dalla prima e poi lavoro sempre 8 punti bassissimi lungo quest'altra gambina. Lavoro una catenella e taglio il filo. Ripeto lo stesso passaggio qua, quindi 8 punti bassissimi, un punto bassissimo per ogni catenella. Qui non lavoro alcuna catenella di separazione, ma continuo subito a lavorare lungo tutti i punti bassi. Quindi la cucitura qui cerco di coprirla il più possibile e poi taglio sempre il filo. Ripeto lo stesso passaggio anche qui, lavoro un punto bassissimo anche qui sul punto basso e poi continuo punto su punto e poi ripeto anche nella parte finale. Adesso vi faccio vedere poi come nascondere i vari filetti di ogni rifinitura. E cosa faccio? Semplicemente inserisco l'ago partendo dalla parte
della dritta, passo qui attraverso il primo punto basso disponibile, proprio qui dove mi sono agganciata, e esco dal lato del rovescio. Vedete, in questo modo la rifinitura è perfetta, e adesso semplicemente vado a nascondere il filo attraverso i vari punti bassi qui sul rovescio del lavoro, così. Quindi cammino qui lungo la gambina e adesso semplicemente nascondo il filo attraverso i vari punti bassi. Adesso taglio la parte in eccesso e ho nascosto il filo. Quindi adesso vado a rifinire tutto il resto dei sandaletti come vi ho spiegato, nascondo tutti questi fili. Noi ci rivediamo tra un po' per vedere come terminare il sandaletto. Come potete vedere, ho terminato di rifinire tutto il sandaletto, ho nascosto tutti i fili. Adesso vi spiego come rifinire la soletta in modo tale da darle una maggiore stabilità, perché come potete vedere rimane leggermente ondulata e con la rifinitura invece rimane più stabile. Quindi adesso cosa faccio? Prendo il filato bianco, se volete potete sempre utilizzare il colore principale del sandaletto, questo dipende dal vostro gusto, e realizzo un cappietto. Inserisco al suo interno l'uncinetto e partendo dal retro del sandalino entro qui più o meno al centro e inserisco l'uncinetto nel punto, prendo il punto intero, vedete ho due soline sull'uncinetto e lavoro un punto bassissimo. Adesso sposto questo filo iniziale e lavoro una catenella, poi entro nel punto successivo e prendo sempre il punto intero, sposto il filo iniziale, lo metto in orizzontale e lavoro un punto bassissimo. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, entro nel punto successivo, prendo sempre il punto intero e lavoro un punto bassissimo. Adesso semplicemente continuo a lavorare tutta la parte fino ad arrivare alla prima gambina, alternando una catenella e un punto bassissimo, proprio come vi ho appena fatto vedere. E questo è il risultato. Guardate che carino, oltre a dare una maggiore stabilità alla soletta, diciamo abbellisce anche molto il sandalino. Allora, come potete vedere sono arrivata all'ultimo punto prima della parte della gambina. Cosa faccio? Lavoro una catenella, entro qui nel punto dove mi sono agganciata per la gambina e prendo tutte e due le asoline, così, e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella, entro nel punto successivo, in questo caso ho la gambina, quindi non prendo il punto intero ma prendo soltanto la solina lasciata in sospeso, vedete? E lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella, entro nel punto successivo, in questo caso riesco a prendere tutte e due le asoline, quindi prendo il punto intero e lavoro un punto bassissimo.
Adesso lavoro una catenella, entro nel punto successivo e prendo il punto intero e lavoro un punto bassissimo. E semplicemente continuo a lavorare una catenella e un punto bassissimo per ogni punto disponibile fino ad arrivare all'altra parte della struttura del sandalino. Allora, come potete vedere sono arrivata in prossimità dell'altra parte della struttura del sandalino, adesso cosa faccio? Qui ho più punti, quindi vi posso far vedere bene il passaggio. Lavoro una catenella, entro qui nel primo punto dove mi sono agganciata, dove riesco ancora a prendere il punto intero e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella, entro nel punto successivo che come potete vedere ha soltanto una solina, quindi entro solo sulla solina e lavoro un punto bassissimo. Catenella, entro nel punto successivo, solo nella solina disponibile e lavoro un punto bassissimo. Catenella, punto successivo, punto bassissimo. Catenella, punto successivo, punto bassissimo. Catenella, punto successivo, punto bassissimo, catenella. Adesso sono arrivata qui dove ho l'ultimo punto dove mi sono agganciata, quindi prendo il punto intero perché in questo caso riesco a prenderlo e lavoro un punto bassissimo e adesso ricomincio. Catenella, entro nel punto successivo, prendo il punto intero e lavoro un punto bassissimo. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della parte dove non sono agganciata, lavorando un punto bassissimo, una catenella e prendo il punto intero. Qui dove invece ho la parte della struttura del sandalino, lavoro un punto intero soltanto all'inizio e alla fine, negli altri punti invece prendo soltanto la solina disponibile. Quindi adesso continuo a lavorare così tutto il resto della soletta e noi ci vediamo qui per vedere come terminare. Mi raccomando, dovete sempre alternare un punto bassissimo e una catenella. Allora, come potete vedere ho terminato di lavorare tutta la soletta, adesso entro nel punto iniziale e chiudo il giro con un punto bassissimo. Lavoro una catenella, taglio il filo, ne lascio un pochino in modo tale poi da poterlo nascondere. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto ed ecco qui il risultato. Adesso non fate caso che rimane ancora un pochino ondulata la soletta perché ho appena lavorato il tutto e quindi deve prendere bene la forma. Allora, come nascondere il filo non ve lo faccio vedere perché il passaggio è sempre lo stesso. Adesso vi spiego come posizionare il bottoncino automatico qui sul cinturino e poi non vi faccio vedere come cucirlo perché basta dare due puntini. Allora, prendo le due parti, qui posiziono la parte della chiusura e la posiziono proprio vicino al bordino a punto basso, mentre qui sulla parte del cinturino posiziono la parte che serve per chiudere il bottoncino, la metto più o meno al centro del cinturino e diciamo lascio all'incirca due punti bassi partendo proprio dalla fine del cinturino. Adesso prendo l'altro sandaletto che ho già terminato e vi faccio vedere bene come ho posizionato il bottoncino. Vedete qui la soletta non rimane ondulata ma è bella dritta. Quindi, come vi dicevo, ho posizionato la parte della chiusura proprio qui, vicino al bordino,
mentre la parte sul cinturino l'ho posizionata al centro e ho lasciato 2 punti bassi dall'inizio. E poi semplicemente con 2 puntini ho cucito il bottoncino. Quindi, una volta detto questo, vi spiego come realizzare la farfallina che ho utilizzato per decorare il sandalino. Questa farfallina, volendo, la potete mettere anche qui sul cinturino per chiudere i sandalini e magari abbellirli ancora di più. Io ho preferito una cosina più semplice, ne ho messa soltanto una. Quindi prendo il filato bianco, realizzo un cerchio magico, inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il cerchio magico con una catenella. Adesso sfilo le dita, chiudo un pochino il cerchio e lavoro 5 catenelle. Quindi in totale ho 6 catenelle. Adesso carico 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro un triplo punto alto, quindi chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, chiudo le ultime 2 asoline ed ecco qui il risultato. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro un punto altissimo. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro un secondo punto altissimo. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro un punto alto. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel cerchio magico e lavoro un punto altissimo. Lavoro 2 catenelle. Entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho lavorato metà farfallina. Adesso ripeto tutti questi passaggi dall'altro lato. Quindi cosa faccio? Lavoro 2 catenelle, lavoro un punto altissimo, lavoro un punto alto, lavoro 2 catenelle, entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo, lavoro 2 catenelle, lavoro un punto alto, lavoro 2 punti altissimi, lavoro un triplo punto alto,
lavoro 6 catenelle, entro nel cerchio magico e lavoro un punto bassissimo. Adesso chiudo completamente il cerchio magico, quindi tiro il più possibile. E cosa faccio? Lavoro una catenella. E taglio il filo, ne lascio un pochino perché poi questo filo mi serve. Tiro bene il tutto ed ecco qui la mia farfallina completata. Adesso sistemo bene tutte le parti, giro la farfallina dal rovescio e vado a nascondere questo filo. E cosa faccio? Semplicemente con l'aiuto di un ago nascondo questo filo attraverso le varie linguettine dei diversi punti lavorati in questo modo. Ok, una volta nascosto il filo, taglio la parte in eccesso. Metto da parte la farfallina e vi spiego come realizzare la parte del corpicino con le antennine. Quindi riprendo sempre il mio filato bianco, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico con 10 catenelle. Adesso salto 1-2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nella terza catenella e lavoro un mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo mezzo punto alto. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo e semplicemente continuo a lavorare per ogni catenella un punto bassissimo. Adesso prendo questo filo iniziale, lo sposto in questo modo e lavoro una catenella. Tiro bene il filo e taglio il filo e ne lascio un pochino. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto e adesso cosa faccio? Prendo il filo più corto, lo inserisco in un ago. Adesso giro il corpicino dal rovescio e semplicemente passo attraverso alcune linguettine dei vari punti in questo modo. Proprio giusto 2 passaggi, E adesso cosa faccio?
giro un'altra volta il corpicino in modo tale da avere il dritto del lavoro davanti a me, entro passando dal retro su uno dei due punti centrali sulla testolina del corpicino e faccio uscire il filo. In questo modo ho creato la prima antennina. Adesso prendo l'altro filo, quello più lungo, e lo inserisco nel lago. Adesso posiziono il corpo sulla farfallina precedentemente realizzata, così, e facendo attenzione a non bloccare quel filo che dopo mi serve, vado a cucire il corpicino. Quindi cosa faccio? Semplicemente inserisco l'ago sul retro della farfallina e lo faccio passare sia attraverso la farfallina che attraverso il corpo, in questo modo. Tiro bene il filo. Adesso entro nel punto successivo e esco sul retro della farfallina. E poi semplicemente continuo a cucire in questo modo il resto del corpicino. Adesso, una volta arrivata qui alla fine della parte unita al corpo della farfallina, cosa faccio? Giro la farfallina sul rovescio del lavoro e blocco la cucitura con un nodino. Siccome il filo è un pochino corto, mi aiuto con un uncinetto. E tiro bene il filo. Adesso, una volta assicurata la cucitura, giro la farfallina in modo tale da avere il dritto del lavoro davanti a me, entro nel punto accanto al punto dove prima ho infilato l'altro filo e lo faccio passare in questo modo. E vedete, in questo modo ho ottenuto le due antennine della farfallina. Adesso prendo la forbice e accorcio questi fili che sono troppo lunghi. Adesso ho deciso di ridecorare la farfallina con dei cristallini, quindi prendo un ago e del filo per cucire, realizzo un bel nodino finale, entro qui nella parte finale del corpicino ed inserisco il filo. Poi prendo i cristallini, ho scelto di alternare un cristallino azzurro ed uno rosa che riprendono i colori pastello del filato multicolor. E adesso cosa faccio? Tengo ben bloccati i cristallini ed inserisco l'ago proprio alla fine dei cristallini e tiro bene il filo. Vedete? In questo modo. Adesso cosa faccio? Passando dal retro della farfallina, entro di lato e faccio passare il filo. Poi entro passando dal davanti dalla parte opposta, quindi passo in mezzo alle due pietrine e faccio passare il filo. In questo modo vado a bloccare bene ogni singolo cristallo.
Adesso cosa faccio? Semplicemente scendo di una riga, entro sempre da un lato, passando dal retro della farfallina e faccio passare il filo. Poi entro nel corrispondente punto dall'altro lato e faccio ripassare il filo e semplicemente continuo a bloccare così tutte le altre pietroline. Ok, ho bloccato tutte le pietroline. Se volete essere più sicuri, potete tornare indietro nello stesso modo e rendere più doppia la cucitura. Adesso giro la farfallina in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me e semplicemente blocco questa cucitura con un nodino. Per sicurezza lavoro un altro nodino. Adesso faccio un nodino volante . Nascondo il filo attraverso i vari punti della farfallina e taglio la parte in eccesso. La farfallina è pronta, adesso non mi resta altro da fare che andarla a cucire. Logicamente, nello stesso identico modo andrò a realizzare anche l'altra farfallina. Quindi prendo il mio sandaletto, come vi ho detto prima, ho deciso di mettere una sola farfallina, ma se volete ne potete mettere una anche qui sul cinturino e la posiziono in questo modo in modo tale da avere le antennine che puntano la parte aperta del sandaletto. Quindi una volta posizionata bene la farfallina, cosa faccio? Inserisco qui su questo filo lasciato in sospeso un ago e semplicemente vado a cucire il tutto. Quindi entro prima in un qualsiasi punto della base, prendo soltanto le asoline del punto in modo tale da non far venire i fili della cucitura anche nella parte che poi andrà a contatto con il piedino e faccio passare il filo. Adesso entro nel corrispondente punto sulla farfallina e faccio passare anche qui il filo. Così. Adesso cosa faccio? Entro in un punto successivo della farfallina, non la vado a cucire proprio punto punto, ma do giusto qualche puntino per renderla più stabile. E adesso entro nel corrispondente punto sul sandalino. Sempre, vedete, prendo soltanto una solina del punto basso, non tutto il punto. Adesso entro prima sul sandalino e poi nel corrispondente punto sulla farfallina.
Anche per quanto riguarda la farfallina prendo sempre le asoline dei vari punti. E adesso semplicemente, utilizzando questa tecnica, continuo a cucire tutto il resto della farfallina. Ok, una volta cucita tutta la farfallina, semplicemente entro nell'ultimo punto da cucire e blocco il tutto con un nodino. Una volta fatto questo, faccio un nodino volante e poi con l'aiuto di un ago vado a nascondere questo filo attraverso la farfallina in questo modo. Taglio la parte in eccesso e il mio sandaletto è terminato. Adesso sistemo questo sandaletto, sistemo l'altro e noi ci rivediamo tra un po' per vedere il risultato finale. Ecco qui i sandaletti terminati, sono veramente molto carini. Come vi ho detto ad inizio video ho realizzato una taglia 0,3 mesi, quindi la soletta è lunga all'incirca 9 cm. Spero tanto che la spiegazione vi sia piaciuta, nel caso lasciate un bel like. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social, TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto, grazie mille per seguirmi, ciao ciao!